Non è vero che controlliamo il telefono perché ne abbiamo bisogno. Molto spesso lo controlliamo perché non sappiamo più cosa fare nei pochi secondi in cui non succede niente. È una cosa di cui mi sono accorto già da un po' di anni, non guardando le statistiche del telefono o qualche report sul tempo trascorso davanti allo schermo. Me ne sono accorto osservando un gesto semplicissimo. Quante volte prendevo in mano il telefono durante la giornata? Aspettavo il caffè? Telefono. Ero in fila al supermercato? Telefono. Avevo appena finito un'attività e non avevo ancora iniziato quella successiva? Telefono. All'inizio pensavo fosse normale. Poi ho iniziato a chiedermi una cosa. Lo stavo davvero utilizzando perché mi serviva? Oppure era diventata una risposta automatica a qualsiasi momento vuoto? Più osservavo questa abitudine e più mi rendevo conto che il problema non era il telefono. Lo smartphone è uno strumento incredibile, mi permette di lavorare, di comunicare, di orientarmi, di ascoltare musica, di leggere libri, prendere appunti, fare mille altre cose utili. Il problema era che avevo smesso di scegliere quando usarlo. Lo usavo in automatico. E quando smetti di scegliere, succede una cosa strana. Cominci a regalare piccoli pezzi della tua attenzione senza nemmeno accorgertene. Sono pochi secondi alla volta, certo, ma quei pochi secondi si accumulano e alla fine della giornata hai la sensazione di essere stato continuamente da qualche altra parte. C'è una frase che mi accompagna spesso quando parlo di minimalismo. Il minimalismo non consiste nell'avere meno cose, consiste nel lasciare più spazio a ciò che conta davvero. E a volte ciò che occupa più spazio nella nostra vita non sono gli oggetti, è il rumore, sono le interruzioni, sono gli automatismi, sono tutte quelle cose che catturano continuamente la nostra attenzione senza che ce ne rendiamo conto. Così, circa 2 mesi fa, ho deciso di fare un esperimento. Non volevo comprare un dumb phone, anche perché comunque hanno un certo costo. Non volevo rinunciare però alle funzioni utili dello smartphone, ma volevo capire se fosse possibile mantenere i vantaggi della tecnologia eliminando almeno una parte delle distrazioni. La soluzione è stata molto più semplice di quanto immaginassi. Ho installato un'app che mi permette di personalizzare completamente la schermata iniziale del telefono. E lì ho fatto una scelta molto semplice. Ho lasciato soltanto le cose che considero davvero importanti in questo momento. Email, calendario, browser, note, musica, sveglia e lista della spesa. Tutto il resto non è stato eliminato, è ancora presente sul telefono. Non ho cancellato social, applicazioni varie o strumenti che utilizzo. Semplicemente non sono più davanti ai miei occhi ogni volta che sblocco lo schermo. Per utilizzare quelle applicazioni devo andare a cercarle nella libreria app. Devo fare un passaggio in più. E potrebbe questa sembrarti una modifica banale. In realtà è probabilmente il cuore di tutto questo esperimento. Prima, per esempio, vedevo un'icona e l'aprivo quasi senza pensarci. Adesso devo fare una scelta consapevole. Devo cercarla scrivendo il nome. Devo volerla aprire davvero. E quella piccola frizione interrompe l'automatismo. Mi concede qualche secondo per chiedermi se sto per fare qualcosa che voglio fare oppure qualcosa che sto facendo semplicemente per abitudine. Ho fatto anche un'altra modifica importante. Ho cambiato completamente il sistema delle notifiche. Oggi il telefono non si illumina continuamente, non mostra anteprime sullo schermo, non emette suoni che interrompono quello che sto facendo. Le notifiche esistono ancora, certo, ma sono diventate discrete. Restano lì finché non decido io di controllarle. Può sembrare anche questa una differenza minima, ma ti assicuro che cambia completamente il rapporto con il dispositivo. Prima era il telefono a decidere quando interrompermi, adesso sono io a decidere quando ascoltarlo. E questo probabilmente è stato uno dei cambiamenti più importanti di tutti. La cosa interessante è che questo esperimento mi ha insegnato qualcosa che va molto oltre la tecnologia. Mi ha mostrato quanto spesso confondiamo una scelta con un impulso. Pensiamo di decidere, in realtà stiamo reagendo. Vediamo un'icona e la apriamo, vediamo una notifica e la controlliamo, sentiamo una vibrazione e interrompiamo tutto quello che stiamo facendo. Nel buddismo si parla spesso di attenzione e consapevolezza, non perché dovremmo controllare ogni istante della nostra vita, ma perché gran parte della nostra sofferenza nasce proprio dagli automatismi, da tutto ciò che facciamo senza esserci davvero. E osservando il mio rapporto col telefono, ho iniziato a vedere questa dinamica molto chiaramente. Fin da subito ho iniziato a notare i primi risultati. La cosa più evidente è stata la frequenza con cui prendevo il telefono in mano. È diminuita in modo naturale, non perché mi fossi imposto delle regole, non perché avessi usato la forza di volontà, semplicemente perché molte delle occasioni in cui utilizzavo lo smartphone erano legate alla presenza costante di certe applicazioni e di certe notifiche davanti agli occhi. Una volta eliminati quegli stimoli, una parte del comportamento è scomparsa quasi da sola. Ed è stata una scoperta importante per me, perché per anni avevo pensato che il problema fosse la disciplina. In realtà,
Spesso il problema è l'ambiente che costruiamo intorno a noi. In realtà c'è un altro piccolo esperimento che vorrei fare. Il prossimo passo sarà comprare un semplice ed economico orologio digitale, uno di quelli in stile Casio che molti di noi magari portavano al polso quando erano ragazzi, e ovviamente ti parlo molto prima degli smartwatch. Questa può sembrare una cosa insignificante, ma mi sono accorto che una delle ragioni per cui continuo a prendere il telefono in mano è controllare l'ora. Il problema è che raramente finisce lì. Guardi l'orario e noti una notifica, leggi il messaggio, poi magari apri un'applicazione solo per controllare una cosa al volo e senza nemmeno accorgertene sono passati diversi minuti. Credo che avere un semplice orologio al polso possa eliminare anche questo automatismo e restituirmi un altro piccolo pezzo di attenzione. Non so ancora ovviamente quali saranno i risultati, ma sono abbastanza curioso di scoprirlo e magari tra qualche mese ne parleremo in un altro video. Quello che ti sto raccontando in questo video vale ovviamente per tante altre cose della vita, vale per il cibo, vale per gli acquisti impulsivi, vale per il disordine in casa, vale anche per il digitale. Se qualcosa continua a reclamare la tua attenzione, prima o poi la otterrà, non perché sei debole, perché la mente funziona così. E allora ho iniziato a vedere questo cambiamento come un esercizio di minimalismo. Non stavo aggiungendo una nuova tecnica, non stavo cercando di diventare più produttivo, stavo semplicemente togliendo. E molto spesso la libertà arriva proprio da lì, non dall'aggiungere nuove strategie, ma dall'eliminare ciò che continua a consumare energia. C'è però un beneficio che non mi aspettavo, ed è probabilmente quello più importante. Ho ricominciato a vivere alcuni momenti vuoti. So che detta così può sembrare una cosa insignificante, ma prova a pensarci. Quante volte durante la giornata resti semplicemente fermo senza fare nulla? Quante volte aspetti qualcosa senza prendere immediatamente il telefono? Io mi ero accorto che quei momenti erano praticamente scomparsi. Ogni attesa veniva riempita, ogni pausa occupata, ogni silenzio interrotto. E quando quei momenti sono tornati, mi sono accorto che non erano affatto inutili. In quei piccoli spazi succedono cose davvero interessanti. Ti accorgi di essere stanco, ti accorgi di essere agitato, ti accorgi che c'è qualcosa che stai rimandando oppure evitando. Oppure semplicemente osservi ciò che ti circonda. Nulla di straordinario, ma forse è proprio questo il punto. Molte delle cose che danno profondità alla vita sono cose normali, talmente normali che smettiamo di vederle. Eppure credo che una parte della serenità nasca proprio dalla capacità di stare ogni tanto in questi momenti senza sentire il bisogno di riempirli immediatamente. Per questo non considero questo esperimento che ho fatto una questione tecnologica. Per me è stato soprattutto un esperimento sull'attenzione. Ho scoperto che non avevo bisogno di un telefono diverso, avevo bisogno di un rapporto diverso con il telefono. E la differenza, come puoi immaginare, è enorme, perché un dispositivo più semplice non ti rende automaticamente più presente. Quello che può aiutarti è creare condizioni che rendano la presenza più facile e la distrazione meno automatica. Se stai guardando questo video, non ti sto dicendo che dovresti fare esattamente ciò che ho fatto io, ognuno ha esigenze diverse, però forse vale la pena di osservare il tuo telefono per qualche giorno, guardare quali applicazioni apri più spesso, chiederti quali sono davvero utili e quali invece sono semplicemente una risposta automatica alla noia o all'attesa o all'abitudine. Magari scoprirai che non hai bisogno di cambiare il telefono, magari scoprirai che basta cambiare ciò che vedi quando accendi lo schermo. Perché alla fine questo esperimento mi ha insegnato una cosa molto semplice. Non serve eliminare tutto, non serve vivere come un monaco, non serve rinunciare alla tecnologia. A volte basta creare un piccolo spazio tra uno stimolo e una reazione, un piccolo spazio in cui puoi tornare a scegliere. E forse il minimalismo, almeno per come lo intendo io, inizia proprio da lì, non dal possedere meno cose, ma dal riprenderti il diritto di decidere cosa merita davvero la tua attenzione. Se questo video ti ha fatto riflettere sul modo in cui utilizzi il telefono, raccontamelo nei commenti, sono curioso di sapere se hai mai provato qualcosa di simile o se c'è un'abitudine digitale che vorresti cambiare. E se queste riflessioni ti aiutano a rallentare anche solo un momento e a guardare la vita con più chiarezza, iscriviti al canale. Grazie.